Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, stiamo a metà maggio, fa ancora molto fresco e quindi perché non fare una cosa molto buona, anche se molto calorica, un bel maritozzo con la panna. Buoni. Sì, esatto. E allora facciamoli questi maritozzi, no? Sì. Allora, mano a mano vi farò vedere le varie fasi. Nel frattempo facciamo il lievitino, va bene? Allora, vi dico gli ingredienti per il lievitino: sono 6 grammi di lievito fresco, 240 grammi di acqua, diciamo tiepida, leggermente calda. Abbiamo 180 grammi di farina 00 e un cucchiaino di miele. Questi gli ingredienti per il lievitino. Poi avremo le altre fasi, d'accordo? Allora, è semplicissimo. Mettete la farina dentro la planetaria, scusate, stavo confondendo. Nel frattempo sciogliamo il lievito dentro l'acqua calda. Mi raccomando che non sia troppo calda, se no il lievito, Buoni. visto, mo era un po' che non lo diceva perché era un po' che non facevo impasti, ricette con impasti, vero amore? Ecco qua, lo sciogliamo ben bene e mettiamo anche un cucchiaino di miele, eccolo qui. Ormai vado a dose, Occhio. a occhio, non so più, cioè non serve più neanche il cucchiaio. Tipo Totò che pesava le banconote e capiva che ne mancava una. Esatto. Allora, ok, adesso prendo la frusta, faccio il domatore, no, lo so, dai, si scherza, e metto l'acqua con il lievito e il miele qui dentro la farina. Fai, aggiungete la panna e già è fatto. Facciamo, no, facciamo in modo che la farina si sciolga molto bene, sembra una sorta di pastella, no? Quella che usiamo per fare le verdure, pastellate, eccetera, invece no. Ok, direi che ci siamo, la copriamo con la stessa spigola. Ho fatto già preriscaldare il forno e questo qui lo lasciamo buono buono per 2 ore nel forno spento e preriscaldato. Va bene? Quindi Voilà. ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo tra 2 ore. Allora, eccolo, il lievitino è pronto. Adesso vi dico gli altri ingredienti: 240 grammi di farina 00, 50 grammi di miele, 50, scusate, queste sono le chiare, 3 chiare, 3 tuorli, la buccia di un limone o di un'arancia grattugiata, un cucchiaino abbondante di sale e 50 grammi di burro fuso. Ora, se volete, potete mettere la vanillina, l'estratto di vaniglia o la bacca di vaniglia, come volete. Io metterò un pochino di essenza. Ok, allora a questo punto dovete prendere 420 grammi di farina e inserirli tutti in una sola volta nel lievitino, insieme alle chiare, alle 3 chiare. Andiamo a mettere questo in lavorazione in planetaria fino a che non diventerà un impasto liscio ed omogeneo, molto elastico. Poi metteremo gli altri ingredienti, quindi ci vediamo tra poco. Eccolo qui, vedete che bell'impasto sodo? Guardate, vi faccio vedere con il dito, ovviamente mani pulite, mi raccomando, eccetera. Eccolo qua, si stacca tranquillamente dal gancio e non lascia residui.
Ora mettiamo i 3 tuorli. Non vi preoccupate se vedete che l'impasto appiccica un pochino successivamente, dovrà lavorare almeno 5-6 minuti in planetaria, velocità media. Va bene? Ci vediamo tra un po', ve lo faccio vedere non appena sta in lavorazione. A dopo. Eccoci, allora abbiamo messo le uova, cioè i tuorli, e adesso dopo circa 5-6 minuti di lavorazione questo è il risultato dell'impasto. Allora dipende, la morbidezza dell'impasto dipende anche dalla grandezza delle uova, quindi se vedete che è un pochino troppo morbido aggiungete qualche cucchiaio di farina. Deve essere morbido ma elastico. Per ora rimaniamo così, eventualmente la farina la mettiamo dopo e adesso aggiungiamo gli altri ingredienti. A tra poco. Allora adesso riaccendo la planetaria, vedete che bell'impasto morbido ma omogeneo. Allora metto l'essenza di vaniglia insieme alla buccia del limone, o se volete potete mettere la buccia d'arance, è a scelta. Metto il burro che ho fatto sciogliere, sì. Poi metto il miele, e continuerò a far impastare il tutto per una decina di minuti a velocità media. Alla fine metterò il sale, proprio alla fine, d'accordo? Ci vediamo più tardi. Eccolo qui, il nostro impasto è pronto. Adesso ho messo un pochino di farina sul piano da lavoro, lavato le mani, tolto gli anelli, smalto, niente qui non c'è. Ogni volta io faccio sta battuta. Ok, adesso metto l'impasto sul piano di lavoro, ovviamente dovrò posare il cellulare perché dato non c'è, e quindi ci rivediamo tra poco con l'impasto sul piano da lavoro, che lavorerò con una mano. Eccolo qui, a dopo. Eccoci, allora. Sempre più difficile, sempre più in alto. Com'era la pubblicità della grappa, quella di Mike e Buongiorno? Allora, dicevo, a parte gli scherzi, lo rimpasto un pochino in questo modo, cerco di renderlo, scusate se vado fuori fuori video, ma con una mano riprendere, impastare non è che sia proprio il massimo, eh. Mi dovrò comprare uno di quei cavalletti per quando non c'è l'amore mio. Allora, dicevo, adesso come vedete è diventato bello, omogeneo e compatto. Calcolate che io per la grandezza delle uova che avevo ho dovuto mettere almeno 3 cucchiai di farina in più, quindi 420 più altri 3 cucchiai, più o meno saranno 480, va bene? Adesso lo vado a mettere in una ciotola con un filino d'olio, ma ve lo faccio vedere a fra poco. L'ho lasciata 2 minuti e già è lievitata, quindi guardate, allora, innanzitutto la lievitazione dei maritozzi va fatta in frigo, quindi io adesso metto, prima di tutto ho messo l'olio dentro a questa ciotola, andrò così a spargerlo un po' sul fondo, sempre con una mano sempre più difficile. Vabbè, ci fate caso, eh? Allora, dicevo, adesso stacchiamo, perché ovviamente lasciandola lì si è subito attaccata, mettiamo, guardate che bella, sono soddisfazioni, che bell'impasto, guardate.
questi maritozzi si possono fare anche con il lievito madre, ma questa è un'altra ricetta, la farò magari quando fa un pochino più là, insomma, ecco, diciamo verso ottobre, perché adesso ancora fa fresco perché siamo a maggio, ma io penso che tra un po' arriverà l'estate e con le lievitazioni e le preparazioni in forno sarà un grande problema per il caldo che farà, d'accordo? Quindi adesso andrò a mettere la pellicola e la metto in frigorifero per ben 12 ore. Ci rivediamo quindi tra 12 ore. Ciao! Eccoci, sono passate 12 ore nel frigo. Adesso vado a togliere l'impasto. Sono tornato pure io. Esattamente. Che bello, come si toglie facile. Si toglie facile. Sembra una palla di crema, un Sì, zabbaglione. è vero. E questo sempre merito delle uova a pasta gialla. Adesso non dobbiamo né reimpastarlo né stirarlo, niente. Dobbiamo prendere il coltello e tagliarlo a metà in questo senso, poi fare tutti pezzetti da circa 90 grammi l'uno, più o meno. Questo l'ho fatto un pochino più grande. Ok, dobbiamo guardate come fila. Fare in questo modo, cioè dobbiamo manipolarlo leggerissimamente, mandando, come vedete, i bordi della pasta sotto e formiamo delle palline che mettiamo, Ma così fanno. vero? Che mettiamo a lievitare di nuovo Facci vedere un altro. per un quarto d'ora dentro a una teglia da forno con la carta da forno sopra. Poi gli daremo la classica forma da maritozzo, no? Quella leggermente più cicciotta nel centro e più allungata nei Perché così lati. sembrano i panini all'olio, quelli classici. Sì, e invece no. Sembrano, e invece no. 80-90 grammi l'uno, Se no viene fuori un maritozzone. Esatto. Questi adesso rilieviteranno. Lasciamo che si riposi un pochino la pasta. Poi, ripeto, gli daremo la forma e li metteremo a cuocere dopo un altro po' di lievitazione, ovviamente. Questo verrà enorme. Beh, questo è il bello della diretta, Ci tocca, sono il sì, testimonial. certo. Li faremo con la panna, ma li faremo anche a mo' di brioche con il gelato. Ah, Sì. Come avete visto, coerente con il mio pensiero, il mio coltello non taglia. lo dobbiamo strappare a morsi quasi. Mannaggia, dovrò decidermi prima o poi. Comprare dei coltelli che tagliano. Scusate, abbiamo avuto un problema tecnico. Sono proprio belli. Sì. Eccoli qua. Sono tutti. Adesso li lasciamo un quarto d'ora e ci rivediamo quindi tra un po'.
Eccoci qua, hanno riposato un quarto d'ora, 20 minuti, adesso li riprenderò uno per uno e gli darò la classica forma allungata del maritozzo. Ecco qua. Cerchiamo di non muoverli proprio tantissimo. E adesso vi faccio vedere quest'altro e poi ci rivediamo, li mettiamo qui in posa sulla leccarda da forno e ci rivediamo tra 2 ore. Ciao a tutti! Eccoci qua, ci siamo, abbiamo dovuto reimpastare il tutto perché erano venuti troppo grandi e quindi ho dovuto dividere le quantità, insomma, i maritozzi che avevo fatto prima e come vedete ne sono venuti molti di più, contenti i miei figli. Allora, adesso Sì, loro sì. qui e anche tu. A me non piacciono, quindi No, poverina, non ne piacciono. assaggerò uno giusto per Sì, il tanto pubblico. certo, per fare zan 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 zan. Ok, qui nella ciotolina ho messo il rosso di un uovo con la stessa quantità di latte, nel senso pochi grammi di latte, insomma mezza tazzina di latte. Bene? Adesso vado a spennellarli delicatamente, in questo modo. Tu delicatamente, la parola Lo delicatamente so, non lo è so, che... è vero, hai ragione. Io sono tutt'altro che delicata, è vero. Però ci proviamo, eh? Anche perché sennò si smontano. Nel frattempo sto facendo scaldare il forno a 170 gradi e li andrò a infornare a 170 per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Poi tanto vedrete quando sono cotti, a parte per il profumo, ma poi perché comunque diventano marroni sulla sommità. È la prima volta che li fai? È la prima volta che li faccio. Sì, Quindi state assistendo... a un altro esperimento. Un esperimento con la ricetta che sapevo più alcuni accorgimenti presi qua e là da altre ricette sul web. Sì, perché poi si può guardare una ricetta per farne un'altra. Per esempio nella ricetta che avevo c'era l'olio, io ovviamente ho messo il burro. Cioè, nella ricetta che avevo c'erano 50 grammi di miele, io invece ho messo 50 più un altro cucchiaino abbondante nell'impasto primario, diciamo nel primo impasto, cioè nel lievitino e così via. La ricetta originale diceva che non andava assolutamente rimpastato perché se no anatema su di te, sulla tua casa, sulla tua famiglia, e io invece l'ho rimpastato e sono venuti più grandi di prima e quindi eccoli qua. Quindi dobbiamo preoccuparci tutti. Sì, esatto. Ci siamo quasi, Sì, ve li faccio vedere tutti, Questa ricetta è un po' lunghina, però ne vale la pena, dai. Poi quando avete quei bei maritozzi con la panna. Ecco fatto. Sono tutti belli rossi e lucidi. Sì, eccoli qua. Quindi adesso li mettiamo in forno. Li mettiamo in forno che già è preriscaldato a 170 gradi per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Scusate, ma io devo sempre lavarmi le mani. Quindi 170 gradi di forno come? Statico. Statico. Ci vediamo tra un A po'. dopo. Eccoci qua, sono pronti, non grido perché è tardi e stanno dormendo tutti e quindi guardate che meraviglia. Sono bellissimi. Sono bellissimi. Adesso io dovrei toccarne uno, ma sono incandescenti. Però vi voglio far vedere quanto sono soffici. Aglio. Sono belli però, che soddisfazione. Però ancora non posso fare tanto. No, lo farai domani. Ta. Va bene? Questi sono gli altri. Sì, questi sono gli altri, sono venuti quegli altri leggermente più chiari, Sì. perché forse stavano sopra, stavano sotto nel forno. E che dire, un'altra soddisfazione, un'altra ricetta fatta, un altro esperimento riuscito. Ci vediamo poi domani,
ve li faccio vedere spaccati, aperti, perché adesso sono troppo caldi No, e adesso quindi non è il caso. E quindi ragazzi, a domani. alla prossima. Eccoci, sono pronti, sono belli, adesso sono freddi e allora ve ne apro uno, ve ne apro, quale apro? Questo. Apro questo, guardate quanto sono morbidi, e guardate un po'. Perfetti, Eh sì. perfetti. Ricorda molto. Ricorda molto, nel senso che tu lo mangi E ricordi. e ricordi. Ricordi quello che è successo ieri e pensi a quello che vorresti fare a tua moglie. È lui, non lui. ricorda molto. Io Tipo- penso di averne mangiato uno, l'ultimo, Tipo una bastonata sulla coppa. tipo 20 anni fa, marinazzo con la panna quando ero bambina. Questo è senza panna però, Lo so, Ecco. la panna sono dentro al frigo, scusate. Intanto stasera, oggi... Questo pezzettino l'ho mangiato io adesso. Sì, no. Questo pezzettino qua. Dicevo, dopo monto la panna, la metto e quindi ci vediamo successivamente quando vi farò vedere i maritozzi con la panna. A dopo! Eccolo qua, ve ne facciamo vedere uno solo, perché gli altri stanno in preparazione, È d'accordo? spettacolare. Anche perché una parte di quelli che ho fatto li farò con il gelato questa sera, quindi insomma. E adesso... E adesso za. Quale parte vuoi? Quella più buona. È uguale, diciamo questa, via. Esce fuori tutta la panna ovviamente tagliandolo. È ovvio. E dai, riassaggia, via. Ci tocca. C'è il testimonial. Sono loro. Sono loro? Sei convinto? Sarà contenta la tua mamma che gli piacciono tanto, sicuramente Mamma, glieli farò. potrei venire tutti i giorni a fare colazione qui. Cioè, non è che sia proprio comodissimo, però tranquilla, sei ben accetta, molto ben accetta. Ok, che aspettiamo che lo finisci tutto? No? No. Dai, su, salutiamoli. Ciao a tutti E, e alla prossima niente, ricetta. alla prossima. Ciao. Seguiteci.